Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di un folder, quindi di un coltello, tanto per cambiare di un coltello della Cold Steel. Parliamo del Recon One. Parliamo del Recon One. Parliamo del Recon One. Come avete capito ci sono vari modelli di Cold Steel Recon One, dal mini Recon One al maxi Recon One, l'XL chiamiamolo così, e soprattutto ci sono addirittura tre versioni, la Tanto, la Spear Point e la Clip Point. Oggi parleremo della versione Spear Point. Perché la versione Spear Point per prima? Perché la versione Spear Point, a mio parere personale, è quella che è un pochino più resistente. E mi spiego. La punta Spear Point riesce a essere leggermente più spessa e più resistente in caso di abusi della Clip Point, la quale Clip Point però agevola di più certi tipi di taglio. Per esempio, se noi vogliamo lavorare di punta fina, ecco che la Spear Point qua, in questa zona qua, la Clip Point, scusatemi, in questa zona qua, taglierà sicuramente meglio. Non che la Spear Point non tagli bene in questa zona, però ha meno possibilità di lavorare come la Clip Point. D'altro canto, però, in caso di abuso, la Spear Point è sicuramente più resistente. Quindi oggi parliamo di questo modello, poi in una recensione futura parleremo della Clip Point e anche degli altri modelli a crescere o a calare a secondo di quello che si vuole dire, nel senso che magari vedremo l'XL o magari vedremo il mini Recon, a secondo di come verrà fuori nei video che preparerò. Andiamo a vederne le caratteristiche tecniche, che sono veramente di interesse, anche visto il prezzo che lo si può trovare online dai 170, anzi partiamo dal basso, dai 130 ai 170 euro. Io ho avuto la fortuna di procurarmene qualche copia veramente sui 130 euro. E poi i prezzi dei coltelli variano. Ultimamente ho visto che sono cresciuti molto, probabilmente c'è un po' questa fatica a livello internazionale di ritrovare le materie prime e quindi c'è questo problema. Andiamo a vedere le caratteristiche tecniche. Allora, la lama è in CPM S35VN. Allora, l'acciaio è prodotto negli Stati Uniti, il coltello invece è prodotto a Taiwan. La copertura è la tipica DLC della Costil, che devo essere sincero non è delle più resistenti in commercio. Guardate, solo nel piccolo uso tende già a consumarsi, ma vedrete poi anche sulla lama dopo quando la proveremo. Ma non è un problema, nel senso che è una lama inox, per cui non è assolutamente un problema. Il manico è in G10 senza nessuna cartella metallica e ha questa speciale texture che gli dà un grip e una resistenza veramente fuori dal comune. Il peso è di 153 grammi, la lunghezza della lama è abbastanza importante, è di 102 mm, quindi 10 cm. La lunghezza del coltello chiuso è di 137 mm, quindi di 13 cm, mentre lo spessore della lama è di 3,5 mm. Vedete che la clip point è anche sabre perché ha la bisellatura qui piana e poi va a finire. Eccola lì, ve la faccio vedere. Ovviamente da una parte abbiamo la scritta Recon One e da quell'altra Cold Steel S35 e prodotto a Taiwan. Adesso ve lo faccio vedere, ovviamente affiancato al suo fratello Clip Point. Eccoli qua, vedete entrambi. Ve lo faccio vedere giusto per capirsi. Per esempio questo è lo Shaman,
questo è lo Shaman, vedete la dimensione, la differenza di dimensione con lo Shaman, che è già un signor coltello, la differenza col Zero Tolerance Hinderer. Vi faccio vedere anche dalla parte senza clip. Questo è lo 0562 e con il Rook della Lion Steel. Avrete potuto notare che è un signor coltello. Adesso però, prima di parlarvi del resto delle caratteristiche e del fatto che comunque viene fornito con una doppia clip, una da mettere qua come è già di base e una per i mancini che può essere messa dal lato opposto, Ovviamente è un coltello che si addice molto con ambre le maniche, siate destrimani o mancini, in quanto abbiamo il triad lock come chiusura, che sapete che è veramente indistruttibile, e adesso andremo a vederla in azione, e anche la possibilità, vedete, di avvitare da una parte o dall'altra il tumb o il pin, che dir si voglia, per l'apertura. Quindi non c'è nessun problema che voi usate con la destra o con la sinistra. La lunghezza totale è di 234 mm, quindi tanti anzi non lo considerano un EDC. In realtà il fatto che gli mancano le cartelle in acciaio lo rendono più leggero di quello che si pensa in mano e può essere utilizzato tranquillamente per qualsiasi tipo di taglio. Vediamo che mangia il legno con molta facilità, oltre che ovviamente trattare qualsiasi tipo di cibo. In più, anche se non ha il finger choil, questo spazio che serve per proteggere le dita quando lo chiudete, vedete, va benissimo per poter prendere in posizione avanzata e lavorare con la punta, anche se, come dicevamo, la clip point ha sicuramente una marcia in più. Possiamo fare anche del batoning. Questa è la robustezza dei Cold Steel e soprattutto del Recon One. Come avete visto, il Recon One non teme niente, non teme nessuna prova di forza a cui lo vogliate sottoporre.
Allora, questo Recon One è da consigliare, sicuramente è da consigliare per una serie di motivi. Innanzitutto avete visto che è robustissimo, ha un taglio a rasoio, a me è arrivato così all'azienda, tutti i Recon One che ho sono arrivati ben affilati, però ho sentito che qualcuno non era molto contento. Nel caso, se avete esperienza, siete capaci, basta un colpo e l'acciaio di cui è fatto vi soddisferà in pieno. Come potete vedere si può anche abusarne, quindi chi non vuole comprare tanti coltelli, vuole un coltello solo, vuole usarlo, appunto preferisce invece che un fisso un chiudibile perché lo userà in varie occasioni, ma lo userà anche quando fa le uscite outdoor, il suo trekking, le sue scampagnate, va in campeggio, va al mare, va in montagna, oppure fa anche del bushcraft e si porta dietro, oltre al Recon One, una cettina e un seghetto serramanico, può benissimo farlo con questo semplice coltello. Questo è il mio parere. Ditemi voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Mi raccomando, aiutatemi a crescere, dobbiamo arrivare ai 10.000 almeno, o superarli, che è anche meglio, per poter fare questi video particolari che YouTube permette da chi ha 10.000 iscritti in su. Iscrivetevi al canale, quindi mettete un bel like, condividete, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Armanno, ciao!